Questo è il castello di Torrechiara, uno degli esempi più belli di fortificazione medievale in Italia. Si trova nel comune di Langhirano, non lontano da Parma, ed è in una posizione molto bella e dominante sulla vallata circostante. Il castello fu costruito tra il 1448 e il 1460 per volontà del conte Pier Maria II de' Rossi, detto il Magnifico, condottiero e conte di San Secondo. Prima della sua costruzione esisteva un'antica fortezza medievale dell'XI secolo, ma il podestà di Parma ne ordinò l'abbattimento perché era utilizzata dai ribelli come base d'attacco alla città. Pier Maria Rossi progettò la nuova fortezza come struttura che doveva assolvere una doppia funzione. Da un lato quella difensiva e militare, come avamposto strategico della linea fortificata costituita dalle fortezze rossiane della Val Parma, dall'altro quella residenziale, come elegante dimora e nido d'amore per sé e la sua amante Bianca Pellegrini d'Arluno. Il castello è protetto da 3 cerchie di mura e da un doppio fossato con ponti levatoi, che purtroppo adesso non ci sono più. La struttura è caratterizzata da 4 torri angolari a forma quadrata collegate tra di loro da una doppia cortina muraria a merlature ghibelline. Le 4 torri sono la Torre del Leone, il mastio, di altezza doppia rispetto alle altre torri, che porta lo stemma nobiliare dei Rossi, la Torre della Camera d'Oro, la Torre di San Nicomede e la Torre del Giglio. Il castello è famoso anche per la storia d'amore di Pier Maria Rossi e Bianca Pellegrini. I due si conobbero intorno al 1440 alla corte dei Visconti a Milano, dove Bianca era probabilmente dama di compagnia della duchessa Bianca Maria Visconti. Entrambi erano già sposati. Pier Maria aveva sposato nel 1428 Antonia Torelli, con cui ebbe 10 figli, mentre Bianca era moglie del cavaliere Melchiorre di Arluno, nobile e protofisico alla corte sforzesca. Nonostante i vincoli matrimoniali, i due si innamorarono perdutamente e Bianca seguì Pier Maria nel Parmense, vivendo apertamente la loro relazione adulterina. Il conte fece costruire per lei anche il castello di Roccabianca, dove Bianca risiedeva stabilmente, ma Torrechiara divenne il simbolo più importante del loro amore. Nel suo testamento del 15 gennaio 1464, redatto proprio nella Camera d'Oro di Torrechiara, che vedremo più avanti, Pier Maria diseredò i suoi primogeniti maschi nati da Antonia Torelli e destinò Roccabianca a Bianca e Torrechiara a Ottaviano di Arluno, figlio di lei. Bianca morì nel 1480 e fu sepolta nell'oratorio di San Nicomede all'interno del castello. 2 anni dopo, nel 1482, anche Pier Maria morì e venne tumulato al fianco dell'amata. Le loro spoglie riposano ancora oggi nel castello che aveva celebrato il loro amore. Ci sono anche molte leggende sul castello, sempre legate a questa storia d'amore. Una delle leggende è quella del fantasma di Pier Maria Rossi. Si dice che nelle notti di plenilunio lo spirito del conte si aggiri ancora nei pressi del castello, vagando lungo il Rio delle Favole, l'antica via d'accesso alla fortezza. Chi dice di averlo visto lo descrive come un uomo anziano dall'aspetto nobile, vestito con abiti quattrocenteschi. Il fantasma non spaventerebbe i visitatori, ma apparirebbe come un'anima errante, sconsolata e piangente, alla disperata ricerca della sua amata Bianca. Mentre vaga, ripeterebbe incessantemente il motto che aveva dedicato all'amata in vita, Nunc et semper, ora e sempre, le stesse parole che ancora oggi si possono leggere nell'affresco della Camera d'Oro, sul nastro che lega i 2 cuori intrecciati con le iniziali dei 2 amanti. Esiste però anche una versione molto più cupa della leggenda del castello. Secondo questa variante, quando il marito di Bianca scoprì la relazione adulterina della consorte, avrebbe lavato l'onta dell'oltraggio murandola viva all'interno del castello. Da allora, nelle notti di luna piena, il fantasma della donna vagherebbe per le stanze del castello in cerca del suo amato perduto. La sua figura eterea si aggirerebbe nel maniero offrendo baci appassionati agli uomini che incontra, sempre alla disperata ricerca d'amore. Questa versione però è in contraddizione con i dati storici. Infatti che Bianca morì nel 1480 e fu sepolta nell'oratorio di San Nicomede per volontà di Pier Maria, che 2 anni dopo, nel 1482, volle essere tumulato al suo fianco. Il castello di Torrechiara è diventato celebre anche come location cinematografica, in particolare per il film Lady Hawk del 1985, diretto da Richard Donner e interpretato da Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer e Matthew Broderick. Nel film il castello rappresenta Aguillon, la città fortificata dove risiede il malvagio vescovo antagonista dei protagonisti.
Dirigiamoci verso l'ingresso del castello passando sotto il rivellino d'ingresso al borgo. Qui infatti si accede sia al castello sia all'antico borgo che vedremo più avanti. Entriamo adesso nel castello passando sotto la torre del Rivellino, dove si vedono i resti del ponte levatoio che c'era in precedenza. Si possono infatti vedere le fessure che ne ospitavano i bolzoni. Una volta superata la biglietteria, facciamo un'altra rampa in salita lastricata in sassi e arriviamo al pianoro del castello. Da qui vediamo, partendo dalla sinistra, la Torre del Giglio, che prende il nome dalla presenza di uno stemma raffigurante un giglio, in onore di Bianca Pellegrini. Sulla destra si vede la Torre di San Nicomede, che prende il nome dall'omonimo oratorio. Il castello era in una posizione strategica, infatti si trovava allo sbocco del torrente Parma, che era un punto di accesso alle attuali Liguria e Toscana. Inoltre erano presenti molti uliveti. Infatti il nome Torrechiara proviene da Torchiara, riferito alla spremitura di olive. Entriamo adesso nel cortile d'onore, di forma rettangolare con un lato porticato con volte a crociera e colonne in laterizio nel primo ordine e in arenaria nel secondo, con soprastante loggiato. Il cortile conserva ancora quasi intatta l'impronta stilistica quattrocentesca. Al centro c'è un pozzo in mattoni, profondo 66 metri.
Saliamo al primo piano e passando dalla sala dell'ologramma entriamo nella sala dei giocolieri. L'ambiente, nato come sala di rappresentanza destinata a stupire gli ospiti, presenta pareti interamente decorate con affreschi realizzati in un breve periodo di tempo da Cesare Baglioni, Giovanni Antonio Paganino e probabilmente Innocenzo Martini, che si occuparono ciascuno di un differente ambito di lavoro. Mentre sulla fascia perimetrale superiore corre un ricco fregio composto da 20 scene intervallate da cariatidi, il resto dei muri è coperto con dipinti a grottesche. Le ricchissime grottesche, dipinte a colori accesi su sfondo bianco, raffigurano templi, uccelli, sfingi, ninfe, vasi, edicole, arabeschi, nastri, animali fantastici e varie figure femminili. La scena più significativa, da cui deriva il nome del salone, è rappresentata al centro della parete nord sopra al camino. Un'ampia cornice mistilinea racchiude un gruppo di equilibristi e giocolieri che, in bilico su 4 leoni, si esibiscono in una scenografica piramide umana. Entriamo adesso nella Camera d'Oro. Questa camera, nata probabilmente come camera da letto e studiolo privato di Pier Maria de' Rossi, è nota per il ciclo di affreschi dipinti probabilmente da Benedetto Bembo nel 1462. Le opere sono l'unico esempio in tutta Italia di un ciclo di dipinti rinascimentali incentrati sulla glorificazione dell'amore tra due personaggi realmente esistiti. Nelle vele della volta è raffigurato il pellegrinaggio d'amore di Bianca che cerca, di castello in castello, l'amato.
Vengono rappresentati con grande cura di particolari i numerosi castelli del feudo nel Parmense, celebrando così sia la potenza dell'amore che la vastità dei domini del conte. Le pareti della sala sono rivestite, fino al piano di imposta della volta a crociera, con formelle di terracotta ornate con altorilievi e coperte originariamente da pitture e da una decorazione in foglia d'oro, asportata da Pietro Cacciaguerra intorno al 1910. Nelle formelle si vedono gli elementi simbolici, il leone, che rappresenta lo stemma della famiglia Rossi, la torre con un falco pellegrino e il sole, che rappresenta lo stemma dei pellegrini e i motti d'amore, Nunc et Semper. Entriamo adesso in un ciclo di 4 sale, dedicate ai 4 momenti della giornata: aurora, pomeriggio, tramonto e sera, tutte con soffitti e pareti, decorate con scene di natura, con animali ed uccelli. Anche la scelta degli uccelli rappresentati per ogni sala è ben studiata, in base al comportamento e all'attività degli uccelli stessi. Ad esempio, durante il giorno si vedono aironi, aquile, falchetti, cormorani e pavoni.
Ci sono anche scene di caccia e pesca, come caccia alla volpe, al cervo, alla lepre, al cinghiale, con dettagli utili per conoscere in quel periodo come venivano effettuate queste battute di caccia.
Tutti questi dipinti vennero realizzati da Cesare Baglione e, come si vede, hanno uno stile molto simile e si distinguono principalmente dalle differenze di colori dovute ai diversi momenti della giornata. Usciti da questo ciclo di sale, si arriva ad una loggia dove si vede ancora meglio il cortile d'onore. Queste sale erano destinate alle dame per la lettura, il ricamo e la musica. Questa prima sala è la Sala di Giove. Queste sale sono state affrescate da Cesare Baglione e ai suoi collaboratori Antonio Paganino e Innocenzo Martini. Le sale sono tutte affrescate a grottesche, molto diffuse in quel periodo. Questa è chiamata Sala di Giove perché si vede Giove al centro della volta seduto su una nuvola con l'aquila ai piedi che simbolicamente lo rappresenta che sta per scagliare un fulmine. Entriamo adesso nella sala del pergolato, dove si vede un bellissimo pergolato verde a tutta volta, con uccelli e lo sfondo di un cielo azzurro.
Sulle fitte maglie quadrate della pergola lignea, retta da pilastri, si intrecciano i tralci di vite, ricchi di grappoli d'uva. Sullo sfondo celeste volano numerosi uccelli di specie diverse, alcuni dei quali non autoctoni. Sul bordo, le grottesche a sfondo bianco spezzate dal trompe-l'œil raffigurano sfingi, vasi e figure femminili e mitologiche, tra cui Marte e Venere. In queste sale si intervallano paesaggi e grottesche con animali fantastici. La sala è coperta da una volta a botte, al cui centro si vede un rettangolo incorniciato contenente un grande amorino in volo tra le nuvole, recando nelle mani 2 mazzi di fiori campestri. Sui 4 lati si stagliano altrettanti ovali raffiguranti rovine di edifici sullo sfondo di paesaggi immaginari, con ponti, corsi d'acqua, alberi e alti monti. I simmetrici affreschi a grottesche, che si estendono sulla copertura e sulle pareti, rappresentano con colori accesi su uno sfondo bianco arabeschi, figure femminili, animali fantastici e, all'interno di cammei, lotte tra guerrieri e personaggi mitologici. Entriamo adesso nella Sala della Vittoria, decorata da Cesare Baglione ed Innocenzo Martini. È una sala molto bella dal punto di vista decorativo. Essendo vicina alle cucine e per la presenza del camino, si ritiene che possa essere stata utilizzata come sala da pranzo. La sala è coperta da un'ampia volta a botte, al cui centro si vede un grande ovale con cornice doppia, contenente, oltre una finta balaustra retta da colonne, la Vittoria in volo tra le nuvole. La divinità reca nelle mani una corona d'alloro e un ramo di ulivo, rispettivamente allegorici della gloria terrena e della pace tra Dio e gli uomini, resa possibile dalla protezione del Papa e dell'imperatore del Sacro Romano Impero. In questo lato della finestra si vede un'aquila bicipite, stemma dell'imperatore Rodolfo II d'Asburgo. Sulla copertura e sulle pareti si estende la ricca e solenne decorazione a grottesche. Intorno all'ovale centrale si trovano 4 grandi festoni con frutta e fiori, su cui scendono gli uccelli in volo. Ai lati 4 cornici mistilinee racchiudono altrettanti putti in volo tra le nubi, recanti una spada, un elmo, una mazza e uno scudo. Sulle estremità si trovano 4 grandi sfingi affiancate da figure mitologiche e fantastiche.
Sulla porta di accesso alla sala dei paesaggi si staglia nell'ampia lunetta la raffigurazione della Fama che, seduta su una conchiglia tra prigionieri incatenati, suona una sottile tromba annunciando la vittoria. Entriamo adesso nella sala degli stemmi. In questa sala si tenevano i banchetti ufficiali e i ricevimenti. Prende il nome dagli 8 stemmi che ornano le pareti, tra cui quello della famiglia Sforza e quello della famiglia Santafiora. Come le altre sale del castello, si vede lo stile delle decorazioni a grottesche. Questa piccola sala è la Sala degli Angeli. Questa sala era utilizzata come sala di servizio per la preparazione dei cibi. Questa sala, simile alla precedente, è la sala del velario. Sul soffitto si vede un candido tendaggio con rami di caprifoglio e uccelli che volano. In questa sala campeggia lo stemma degli Sforza.
Qui vediamo le cucine del castello. Uscendo dalle cucine è possibile effettuare un piccolo percorso all'interno della Torre del Rivellino. Il percorso è veramente bello e panoramico. Vi consiglio anche di vedere il piccolo borgo medievale, ci sono negozi tipici dove potete acquistare vino locale ma anche mangiare prodotti del posto.